Allora, oggi sono tornato a pescare le seppie. C'è una giornata meravigliosa, pochissima brezza, un vento che arriva da sud, però l'aria è fresca. Il mare è una tavola ed è leggermente velato, però per esperienze passate l'acqua torbida non va a influire più di tanto sulla pesca alle seppie. Le migliori giornate di pesca le ho trascorse proprio con acqua leggermente velata. Sono su un frangiflutti, sono nella prima metà di febbraio e vediamo, questo è un periodo di transizione. Solitamente, almeno in questa zona, si prendono un buon numero di seppie dai primi di aprile fino ai primi di giugno, però qualcuna c'è sempre e la speranza c'è. Sto utilizzando sempre la canna che io preferisco per le seppie perché è molto morbida, è la Major Craft della Crostacea, 8 piedi e 3, azione L, lancia esche fino al 3,5. Ho il mio Sefia Muinello, questo è un 3000 caricato con un trecciato PE1, il PE1 è uno 0,16 più o meno, e poi ho un lungo finale dello 0,24 e poi uso questa tutanara che io amo per le seppie perché è piuttosto vistosa e oltretutto con una giornata come questa, con acqua velata, un colore così acceso risulta più visibile e io spero poi che possa piacere anche le seppie e fare qualche bella cattura. Ho preso una big, bella, bellissima, un maschio incredibile, tirava, c'era una leggera abrasione sulla parte superiore del manto, del cappello, evidentemente sta forse corteggiando qualche femmina e stava tra le pietre dove poi l'ho presa praticamente. Nulla, sono contento perché la situazione, o meglio il periodo è ancora difficile. Ci sono seppie ma non tante, prenderle è sempre più difficile. Adesso qui intorno a me ci stanno altri 4 pescatori e credo che questa sia la prima uscita oggi e sono felice. Forse una delle più grandi che ho preso, secondo me è un esemplare che sarà, secondo me 6-7 etti, grande, grande veramente. E nulla, vediamo un po', continuiamo e magari arriva qualche altro esemplare come questo, magari più piccolo ma fanno bene lo stesso. L'azione di pesca che condurrò oggi sarà non troppo veloce. Con l'acqua torbida le seppie hanno più difficoltà a intercettare la tutanara, a vederla, e quindi se noi peschiamo un pochino più lenti, se loro hanno la sensazione di aver visto qualcosa, si avvicinano e se questa esca va piano poi riescono a agganciarla visivamente, a seguirla e poi ad attaccarla. Qui però quando c'è l'acqua pulita solitamente faccio una pesca più dinamica, anche con belle gercate, perché facendo la gercata uno induce la tutanara a staccarsi dal fondale, a salire di livello,
e poi a scendere lentamente. Questo movimento può attrarre una seppia, non solo, la seppia riesce a scorgerla anche da maggiore distanza e amplifica tutto ciò le nostre chance di fare qualche bella cattura. Qui è fondamentale portare il guadino, perché se uno poi prende una bella seppia, tirarla fuori diventa un problema, o sforza la canna e poi c'è il rischio sempre che la seppia, siccome ha una pelle abbastanza fragile, se non è ben allamata, come uno lo solleva, si stacca. Quindi il guadino ci aiuta proprio a portare a riva la seppia, a salparla in sicurezza. Sto conducendo un tipo di pesca raggiera, vale a dire che mi sposto di tanto in tanto e poi faccio 3-4 lanci sullo spot, prima al centro, l'altro a sinistra e poi a destra, in modo da coprire una grande porzione d'acqua e sperare che ci sia una seppia nei dintorni. Le seppie possono essere in qualunque detratto, lontane, distanti, sotto riva, quindi bisogna far arrivare la tutanara fin sotto gli scogli. Magari quando arriva sotto prestare attenzione, uso gli occhiali polarizzati proprio per vedere quello che succede sotto l'acqua, e se magari riesco a scorgere una seppia fermo la tutanara e spero che la seppia raggiunga l'artificiale, tiri fuori i maccheroni, i tentacoli, l'attacchi, io a quel punto ferro da una bella ferrata proprio per far entrare il cestello dentro i suoi tentacoli e poi la porto. La seppia che ho preso ha dato una sifonata praticamente, e questo è uno dei modi di abboccare forse più belli, più divertenti, perché uno recupera, lascia un attimo la tutanara ferma e poi sente un violento strappo, segno che la seppia ha attaccato la tutanara, ha sentito la puntura del cestello e si è impaurita ed è scappata, quindi dà una forte reazione. Allora vi faccio vedere una cosa, perché questa merita, questa vediamo se riesco a farvi vedere bene, è una seppia enorme, forse la più grande che ho preso in vita mia. L'ho presa proprio sotto il frangiflutti, ho sentito una trazione e poi non veniva. Bella, sarà o tetti, forse anche qualcosa in più, non ho la bilancia quindi lo vedrò più tardi. Sono emozionatissimo perché ho preso 2 splendide seppie e questa potrebbe essere il mio personale record, quindi che dire, tremo. E niente, spero che vi sia piaciuto il video. Se è così mi fa piacere se lasciate un mi piace, volendo potete iscrivervi al canale, così ci rincontriamo prossimamente con altre avventure in riva al mare o in altre zone di pesca e acque interne. Un saluto, ciao ciao.